Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo semplicissimo ma dal punto particolare gilet che io ho deciso di chiamare gilet azzurro cielo. Questo perché i colori ricordano proprio quelli dell'azzurro del cielo. Per quanto riguarda il filato, sono tornato a utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Mon Amour, che è 100% microfibra. Ogni gomitolo da 50 grammi misura 135 metri. Per realizzare questo gilet, che è una taglia S, io ho utilizzato 200 grammi dello 08, 50 grammi dello 01, quindi un totale di 250 grammi, lavorandoli sempre con l'uncinetto del 3,5. Il gilet è molto lungo e largo, vedete, non mi stringe per niente ed era l'effetto che desideravo, anche perché in estate lo porterò soprattutto sbottonato in questa maniera, quindi mi piaceva il fatto che comunque non mi stringesse in vita ma venisse bello largo, in modo da poterlo indossare come lo sto indossando adesso, con dei jeans, dei pantaloncini, una maglietta o anche con un semplice vestitino, in modo tale da renderlo un po' più brioso. Per quanto riguarda quindi il motivo, che come vi ho detto è un motivo piuttosto particolare e lo adoro proprio per questo, è geometrico e a me i motivi geometrici piacciono tantissimo, si vanno a realizzare 7 giri che io ho alternato in questa maniera. Ho fatto 4 volte il motivo con il celeste, una volta col bianco, di nuovo 4 volte con il celeste, una volta col bianco e arrivata all'altezza degli scalfi, quindi voi potete farla anche più lunga o più corta, sono andata a dividere la parte dietro dalle due parti avanti e ho ripetuto il motivo 2 volte per poi cucire all'altezza delle spalle. All'altezza delle spalle, mi avvicino per farvelo vedere, ho cucito veramente poco, questo perché volevo che il collo rimanesse bello largo e poi alla fine, per unire i due pezzi, ho fatto un giro di maglie alte maglie basse alternate a catenelle che mi ha facilitato la cucitura sopra e mi ha permesso di ottenere quindi uno scollo bello largo e di rifinirlo con un giro di maglie basse. Non avevo altro filato di bianco, altrimenti avrei rifinito anche la parte di sotto, ma va benissimo così. E una volta fatto questo non sono andata a fare altro che cucire un bottone che mi era, che come sapete io scucio dalle cose che poi butto perché non mi vanno più, sono rovinate. Questo era il bottone di un cappottino e quindi l'ho tenuto e me lo sono attaccato qui nel gilet. Detto ciò, spero che anche questa semplice creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, oppure mi trovate su Instagram come Elsa Faccio o con l'hashtag Uncentando con Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro gilet io ho deciso che utilizzerò il filato della Mistrico Filati in linea Mon Amour. Il colore che ho scelto è l'8, che è questo celeste, e che alternerò al colore bianco di cui ho un gomitolo. Allora, per lavorare io vi farò vedere un piccolo campione, il motivo che andremo a fare, e in questo campione ho montato 39 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 9 più 3 catenelle che servono per avere l'inizio uguale alla fine del giro, perché è un gilet, quindi si lavorerà in giri di andata e ritorno e non in tondo. Nel mio io monterò 183 catenelle, quindi taglia S, 183 catenelle, che vi ricordo multiplo di 9 a cui poi bisogna aggiungere 3 catenelle, mentre per il mio campione ho montato 39 catenelle e andiamo a fare così il nostro primo giro e realizzo 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda delle nostre catenelle, delle nostre 39 catenelle, 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7, prendo il filo, salto 8 catenelle di base, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8, entro nella nona e vado a fare una maglia alta, una catenella, rientro, un'altra maglia alta, di nuovo 9 catenelle, scusate, 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7, salto 8 catenelle di base, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8, entro nella nona e di nuovo una maglia alta, una catenella, rientro, un'altra maglia alta, ancora 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7, salto 8 catenelle di base, 1 2 3 4 5 6 7 8, entro nella nona e vado a fare
una maglia bassa, una maglia alta, una catenella, rientro, un'altra maglia alta. Questo è quello che bisogna fare per tutto il primo giro. Per terminare andremo a fare 7 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, prendo il filo, salto 8 catenelle di base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Entro nell'ultima catenella e vado a fare la mia seconda maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro. Secondo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, entro nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, entro all'interno dell'archetto delle 7 catenelle e vado a fare una maglia bassa. Se volete essere più precise potete entrare nella quarta catenella, ma io preferisco lasciarlo così libero, quindi non vado nella quarta catenella ma entro direttamente al centro dell'archetto e vado a fare la maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'archetto di una catenella del ventaglio e di nuovo maglia alta, catenella di separazione, rientro, un'altra maglia alta. Ancora 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 7 catenelle, vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto del ventaglietto e realizzo una maglia alta, una catenella, rientro, un'altra maglia alta. Devo fare questo per tutto, scusatemi, devo tirare un po' di filo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'archetto di 7 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'archetto del ventaglietto e faccio una maglia alta, una catenella, rientro, un'altra maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 7 catenelle, vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, sto per arrivare alla fine del mio secondo giro, quindi prendo il filo, entro dove ho la maglia alta e faccio una maglia alta, vado dove ho la terza catenella e realizzo la mia seconda maglia alta. Ho terminato così anche il mio secondo giro. Ok. Il terzo, il quarto, il quinto e il sesto giro sono uguali al secondo, quindi vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto del ventaglietto e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro, un'altra maglia alta. Quindi vedete lo giro è sempre lo stesso, quindi dal terzo, quarto, quinto e sesto ripetiamo sempre la stessa cosa. Dopo al sesto vi farò vedere come terminare e poi si ricomincerà dal primo giro. Quindi adesso continuo a fare i miei giri, quindi faccio lo stesso giro fino ad arrivare al sesto. Allora, sono arrivata al sesto giro, questo è il motivo che sta venendo fuori. Settimo e ultimo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la maglia alta del ventaglio e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva, quindi salto la catenella, vado dove ho la maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme e ricomincio. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e di nuovo vado a fare la maglia bassa sopra la maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa,
vado una maglia alta successiva e di nuovo una maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, una maglia alta e finisco il mio settimo giro, perché questo è quello che facciamo per tutto il settimo giro, andando a fare una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta all'interno della terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Benissimo, questo sono i giri che andremo sempre a ripetere. Come vi ho detto, io alternerò i giri con il celeste con il bianco. Penso che farò 3 o 4 motivi con il celeste e uno col bianco. Devo ancora ben decidere. Vi faccio rivedere soltanto un attimo come rifare il primo giro, visto che abbiamo una base diversa. Quindi andiamo a fare in questa maniera: 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 1 2 3, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta, una catenella, rientro, un'altra maglia alta e di nuovo 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7, salto tutto, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta, una catenella, rientro, un'altra maglia alta. Quindi sto ripetendo il primo giro e terminerò sempre con le 2 maglie alte. Quindi vi farò sapere alla fine quanti giri ho fatto, quanti motivi ho fatto per arrivare all'altezza degli scalfi. È un gilet e voglio che sia un gilet molto lungo, quindi farò molti giri sicuramente, molti motivi sicuramente. E vi ricordo che io ho montato 183 catenelle. Per chi deve fare una taglia più grande deve andare a mettere 9 maglie in più. Allora, dal basso fino all'alto ho ripetuto i miei motivi per 10 volte. Dopo i primi 4 motivi, il quinto lo sono andata col bianco. Ho rifatto di nuovo 4 motivi con il celeste e sono fatto l'ultimo giro con il bianco. A questo punto posso mettere i marcatori per dividere la parte dietro dalle 2 parti avanti. E io ho 20, senza contare questi piccoli qua, questo mezzo qui, ho 20 motivi e ne ho messi 6 da una parte, 6 dall'altra parte e 8 dietro, mettendo il marcatore nella maglia bassa che mi divide i 6 motivi dagli 8 dietro. Adesso tornerò a lavorare con il celeste e andrò a fare, penso, almeno 2 motivi. Voglio lo scalfo bello largo, perché questa, ripetiamo, è un gilet, quindi mi va bene che lo scalfo sia bello largo, quindi secondo me 2 motivi vanno più che bene e vi faccio vedere come fare per poter avere l'inizio uguale alla fine. È lo stesso procedimento, solo che qui andremo a fare le 2 maglie alte proprio per avere l'inizio uguale alla fine. Quindi io adesso con il blu mi riaggancio dove avevo fatto il motivo del bianco e vado a lavorare facendo le mie solite 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1 2 e 3, una maglia alta sopra l'altra maglia alta, non vi preoccupate dei fili, quelli poi li toglierò alla fine, 7 catenelle, 3 4 5 6 7 e vado a lavorare normalmente il mio giro fino ad arrivare alla fine. Vi mostrerò come fare la fine e come iniziare il secondo giro e poi andremo da soli, perché tanto è la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Voglio solo farvi vedere come creare le 2 maglie basse, le 2 maglie alte anche qui. Sono arrivata dove ho il mio marcatore, vedete qui ho le ultime 2 maglie alte chiuse insieme, ho fatto le 7 catenelle, entro dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e faccio 2 maglie alte, quindi senza fare alcuna catenella di separazione. E quindi adesso ricomincio normalmente, quindi vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia, vado nella maglia alta successiva, un'altra maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, vado dove ho le 7 all'interno delle 7 catenelle, vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, entro nell'archetto di una catenella e vado a fare il mio ventaglio. Quindi continuo così a lavorare, ricordandovi sempre di terminare e iniziare i giri facendo sempre 2 maglie alte, e farò i motivi che servono. Ripeto, secondo me 2 motivi a me vanno più che bene per avere lo scalfo bello largo. Per una taglia ML direi di andarne a fare almeno 3, poi faremo la stessa cosa anche dietro e nella parte avanti, ripetendo quindi lo stesso numero di motivi, e poi vi farò vedere come cucire. Cuciremo veramente poco per poter creare appunto lo scalfo e l'effetto onda sul davanti.
Allora, alla fine ho ripetuto due motivi. Farne lo scalfo mi sarebbe venuto veramente troppo grande, quindi ho fatto due motivi. Però, quando è terminato il secondo motivo, ho fatto un giro che prevede maglia bassa sopra ogni maglia alta, quindi due maglie basse, 7 catenelle, una maglia bassa dove ho le due maglie alte chiuse insieme, in modo tale da averlo perfetto per poter cucire là dopo. E infatti ho fatto la stessa cosa anche di questo lato, ho fatto due volte il motivo e alla fine ho rifatto il giro, due maglie basse sopra le due maglie alte, 7 catenelle, una maglia bassa dove ho le due maglie alte chiuse insieme, e ho fatto poi la stessa cosa dietro. Per quanto riguarda le cuciture, sono andata poi a cucire pochissimo, ossia dal motivo più esterno al secondo, cioè il primo sarebbe, perché questo diciamo che non è proprio un motivo. E ho fatto la stessa cosa anche da quest'altro lato. Adesso io farò un giro di maglie basse attorno per rifinire lo scollo. Molto semplice, farò una maglia bassa sopra ogni maglia bassa, 7 o 8 maglie basse a seconda se devo stringere o allargare, ma secondo me 7 maglie basse vanno bene, e lo farò attorno a tutto lo scollo utilizzando il colore bianco. Non so se poi farò la stessa cosa anche qua sotto, devo ancora decidere, devo vedere soprattutto se mi basta il filato, perché come bianco ho usato solo un gomitolo di cui me ne è avanzato un po', quindi mi va bene se riesco a fare riesco sicuramente a fare il giro di maglie basse intorno allo scollo, ma non so se ci riesco anche sotto. Nel caso lo farò anche sotto, mentre le maniche le lascio così come sono, dato che ho il giro di maglie basse. Stessa cosa anche qui di lato, non farò niente perché ho comunque le strisce di due maglie alte. Una volta finito ciò andrò a mettere solo un bottone qui in alto per poter chiudere la mia lavorazione. Voi naturalmente potete mettere anche più bottoni, io mi limiterò a uno qui perché comunque è un gilet, quindi in realtà la maggior parte del tempo lo lascerò aperto.